Ciao a tutti e a tutte e bentornati e bentornate sul nostro canale o benvenuti e benvenute se questa è la prima volta che guardate un nostro video. Allora, come state oggi? Spero che stiate tutti e tutte bene e che abbiate passato una buona settimana, ma spero soprattutto che siate pronti e pronte per una nuova lezione di grammatica, una nuova lezione della mia cara amica e spero anche vostra cara amica grammatica. Nella video lezione di oggi vorrei parlarvi di un argomento che spesso crea confusione quando nel vostro percorso di apprendimento dell'italiano arrivate all'argomento futuro. Oggi infatti voglio parlarvi di un uso particolare del futuro in italiano, uso che viene chiamato con il nome di futuro ipotetico. Nella lezione di oggi, dunque, vedremo insieme il futuro ipotetico in italiano. Prima di andare avanti e di iniziare con la nostra lezioncina di italiano, vi ricordo che se volete avere dei contenuti esclusivi, come ad esempio la trascrizione dei podcast in formato PDF, i sottotitoli dei video di YouTube in formato PDF, gli esercizi di grammatica in formato PDF, la trascrizione delle interviste in formato PDF più glossario, se volete avere tutti questi contenuti esclusivi, vi consiglio di visitare il nostro sito lernilango.com e nella sezione contenuti esclusivi troverete tutte le informazioni per avere questi contenuti esclusivi. Inoltre, sempre nella sezione contenuti esclusivi, troverete tutte le informazioni per unirvi al gruppo Telegram di Lernilango, gruppo dove potete conoscere studenti e studentesse della lingua italiana come voi, ma dove soprattutto potete fare ogni giorno delle domande a me. Sempre nella sezione contenuti esclusivi potete trovare tutte le informazioni per partecipare alla conversazione di gruppo mensile di Lernilango. Ogni mese, infatti, verso la fine del mese, ci incontriamo in gruppo in videoconferenza per una conversazione di gruppo, per far pratica del parlato e sviluppare la capacità di parlato e il vocabolario. Se siete interessati e interessate a questo servizio, ripeto, vi consiglio di visitare il nostro sito lernilango.com e troverete tutte le informazioni per iscrivervi al gruppo di conversazione nella sezione contenuti esclusivi. Detto questo, come sempre, andiamo avanti e iniziamo con la lezione di grammatica di oggi. Ripeto, oggi vedremo insieme il futuro ipotetico in italiano. Il futuro ipotetico è un uso particolare che il tempo, attenzione, il tempo futuro in italiano assume nella lingua italiana. Piccola parentesi, io parlo di un uso del futuro, ok? Quindi oggi vedremo insieme un uso particolare del futuro e non tutti gli usi del tempo futuro in italiano. Oggi vedremo uno solo tra i tanti altri usi del futuro in italiano. Mi raccomando, l'uso che descriveremo oggi non è l'unico e il solo uso del futuro in italiano. Cosa molto importante da tenere a mente, da ricordare. Ebbene, vediamo nello specifico di cosa parleremo nella lezione di oggi. Innanzitutto cercheremo di capire la posizione del futuro nella struttura dei verbi in italiano. Poi passeremo a descrivere questo futuro ipotetico, faremo degli esempi per capire meglio, in concreto, in contesto, cosa significa futuro ipotetico ed infine vedremo la differenza tra futuro ipotetico nel presente e futuro ipotetico nel passato. Bene allora, diamoci da fare e iniziamo con questa bella lezioncina di grammatica questa settimana. Partiamo dal primo punto di questa lezione di oggi, e cioè vediamo insieme la posizione del futuro nella struttura del verbo italiano. Il futuro in italiano è un
tempo verbale, mi raccomando, è un tempo verbale del modo indicativo. I verbi italiani hanno una loro struttura interna. I verbi sono divisi in modi, come ad esempio l'indicativo, il congiuntivo, il condizionale, l'imperativo, il gerundio, il participio e l'infinito, e questi modi sono a loro volta suddivisi in tempo, presente, passato, futuro, imperfetto, eccetera, eccetera. Alcuni modi hanno il presente, il passato e il futuro, altri modi hanno solamente il presente e il passato. L'indicativo ha il presente, il passato e il futuro. Il congiuntivo ha il presente e il passato. Il condizionale ha solamente il presente e il passato e così tutti gli altri modi. Dunque, l'indicativo è l'unico modo verbale che ha il futuro, il tempo futuro. Esistono due tipi di futuro in italiano. Il futuro semplice, cioè formato da una sola parola, e il futuro composto, cioè il futuro formato da due parole. In questa lezione non vi spiegherò come formare il futuro in italiano, perché è molto semplice formare il futuro in italiano. Vi basta andare su questo sito, coniugazione.it, digitare un verbo all'infinito e vedere la struttura del verbo e la forma del futuro semplice e del futuro composto. Inoltre, il futuro semplice è un tempo estremamente regolare. Dovete dunque imparare come formare il futuro in are, il futuro in ere, il futuro in ire e usarlo per tutti i verbi. Non ci sono eccezioni. Questo è un tempo incredibile dell'italiano perché non ha eccezioni. Non dovete memorizzare irregolarità, ma semplicemente memorizzare le desinenze e poi applicarle a tutti i verbi che incontrerete. Dunque è un tempo verbale estremamente semplice da ricordare. Quindi, ripetiamo, il futuro semplice e il futuro composto sono due tempi verbali diversi che fanno parte del modo indicativo in italiano. Questi due futuri, semplice e composto, hanno vari usi nella lingua italiana. Possono cioè essere utilizzati con diverse funzioni per esprimere delle funzioni differenti. Oggi vedremo insieme una di queste funzioni, una funzione del futuro semplice e composto, attenzione, non solo semplice, non solo composto, ma è una funzione di entrambi. Oggi vedremo insieme una funzione di questi futuri che spesso crea confusione, crea dei problemi. Questa funzione causatrice di problemi si chiama futuro ipotetico. Il futuro, semplice e composto, semplicemente, in italiano può essere utilizzato per esprimere delle ipotesi. Che cos'è un'ipotesi? Un'ipotesi è semplicemente tutto ciò che nella lingua viene dopo forse. Simona va al mare. Questa non è un'ipotesi, questa è una constatazione, questa è un'affermazione. Ma se io metto un forse e dico forse Simona va al mare, ecco qua ho creato un'ipotesi. Se noi aggiungiamo il nostro forse, creiamo un'ipotesi. Dunque, un'ipotesi è tutto ciò che prima ha forse. Amo molto il mio cane. Constatazione. Affermazione. Forse amo molto il mio cane. Ipotesi. Non constatazione, non affermazione, ma ipotesi. Dunque, quando voi mettete forse prima di qualsiasi cosa, state creando un'ipotesi. Il nostro futuro, semplice e composto, attenzione, ha esattamente questa funzione in italiano. Ha la funzione di esprimere una ipotesi. Ma partiamo da un esempio per capire bene questa funzione del futuro in italiano. Quanti anni ha Simona? Avrà 28 anni. Vedete? Alla domanda quanti anni ha Simona, ho risposto avrà 28 anni. Ho usato il futuro semplice. Ho usato il futuro semplice per esprimere una ipotesi, perché io non so effettivamente, realmente,
quanti anni ha Simona. Ho semplicemente elaborato un'ipotesi, dicendo che, secondo me, forse Simona ha 28 anni. Il significato in questo contesto di avrà 28 anni è esattamente forse ha 28 anni. Ecco spiegato in questo esempio perché il futuro semplice può essere usato con funzione di ipotesi. O ancora, non vedo bene Marta. Con chi è? Ma sarà con suo marito. Anche in questo caso sto dicendo forse è con suo marito, perché la persona che ha fatto la domanda non riesce a vedere da lontano bene Marta. La persona che risponde a questa domanda allora dice sarà con suo marito, esprime un'ipotesi che secondo lei forse Marta è con suo marito, ma non può dirlo con certezza perché anche lei non riesce a vedere bene Marta. Dunque usa il futuro semplice in questo caso per esprimere una ipotesi. O ancora, facciamo un altro esempio. Simona ha un accento strano quando parla inglese, ma di dov'è? A questa domanda qualcuno può rispondere, ma sentendola parlare sarà italiana. In questo caso questa persona non sa con certezza se sono italiana, ma sta semplicemente elaborando un'ipotesi, sentendo il mio accento e con questa frase ma sarà italiana sta dicendo forse è italiana, secondo me è italiana. Ripeto, forse è italiana. Il forse è la chiave, perché quando questa persona usa il futuro semplice in questa frase ci sta dicendo che sta elaborando un'ipotesi, che non è certa di quello che dice, ma sta elaborando un'ipotesi. Quindi ogni volta che usiamo il futuro per esprimere un'ipotesi è come se stiamo dicendo forse, eccetera, eccetera. Avrà 28 anni. Forse ha 28 anni. Sarà con suo marito. Forse è con suo marito. Sarà italiana. Forse è italiana. Dunque, ogni volta è come se stiamo dicendo forse più informazione. E attenzione! Io ho detto che il futuro in italiano può essere usato per esprimere un'ipotesi e quando dico futuro intendo sia il futuro semplice, formato da una parola, che il futuro composto, formato da due parole. E dunque, qual è secondo voi la differenza tra il futuro semplice e il futuro composto? Il futuro composto è usato per fare delle ipotesi nel passato. Simona sembra diversa. Ma si sarà tagliata i capelli. Vedete, questa persona ha usato il futuro composto per esprimere un'ipotesi, ma per esprimere un'ipotesi nel passato. Questa persona sta dicendo, forse Simona si è tagliata i capelli nel passato. Vedete, se io dico, quanti anni ha Simona? Avrà 28 anni. In questo caso è un'ipotesi nel presente. Forse ha 28 anni. Io, se vogliamo tradurrei avrà 28 anni con forse ha 28 anni, vedete, nel presente. Ma se invece diciamo Simona sembra diversa e qualcuno risponde si sarà tagliata i capelli, la traduzione di questo si sarà tagliata i capelli è forse nel passato si è tagliata i capelli e non nel presente, ma nel passato. Dunque, la differenza tra futuro semplice e futuro composto è che usiamo il futuro semplice per esprimere delle ipotesi nel presente. Avrà 28 anni, forse ha 28 anni. Ha presente indicativo. Usiamo invece il futuro composto per esprimere delle ipotesi nel passato. Forse si sarà tagliata i capelli, forse si è tagliata i capelli, è tagliata, si è tagliata, passato prossimo, indicativo. Facciamo altri esempi per capire meglio il futuro composto come ipotesi nel passato.
Simona non indossa più gli occhiali. Si sarà fatta un intervento agli occhi. Forse si è fatta un intervento agli occhi. Simona è abbronzata. Sarà andata al mare. Forse è andata al mare. Simona oggi sembra molto arrabbiata. Avrà litigato con sua madre. Forse ha litigato con sua madre. Bene, gli esempi sono finiti. Spero che è stato tutto chiaro. Mi raccomando, se avete delle domande scrivete nei commenti e sul nostro sito lernilango.com troverete degli esercizi per poter far pratica con questo uso particolare, con questa funzione particolare del futuro in italiano. Mi raccomando, fate questi esercizi perché vi aiuteranno tantissimo. Bene, io ho finito la lezione di oggi, spero che sia stata interessante per voi e che vi abbia aiutate a capire meglio questo argomento. Noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo contenuto. Grazie a tutti e grazie a tutte. Ciao!